Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di soldi. Ti piace parlare di soldi? Sì, mi piace. Penso che il denaro sia importante per la nostra vita. Mi piace parlare di stipendio, bonus e spese. Ottimo, ho molte domande su questo. Prima di tutto, che cos'è uno stipendio? Lo stipendio è il denaro che ricevi dal tuo lavoro. È l'importo che guadagni ogni mese o ogni anno. Capisco. Lavoro in un piccolo ufficio e il mio stipendio è di $2000 al mese. È uno stipendio buono per un piccolo ufficio. Io lavoro in un negozio e il mio stipendio è di $1800 al mese. Anche quello è un buon stipendio, ma a volte abbiamo bisogno di più soldi per le nostre esigenze. Sì, è vero. A volte abbiamo bisogno di un bonus per aiutarci. Che cos'è un bonus? Un bonus è un denaro extra che ricevi dal tuo lavoro. Non fa parte del tuo stipendio regolare. Ricevi un bonus a volte quando fai un buon lavoro o quando l'azienda guadagna di più. Mi piacciono i bonus. L'anno scorso ho ricevuto un bonus di $300. È stato molto utile per i miei risparmi. Ottimo! Ho ricevuto un bonus di $200 l'anno scorso. L'ho usato per comprare un telefono nuovo. I bonus sono belli, ma non sono regolari. Non possiamo sempre contare su di essi. Giusto, pianifico sempre il mio budget con il mio stipendio, non con il mio bonus. Ora parliamo di spese. Cosa sono le spese? Le spese sono il denaro che spendi. Spendiamo soldi per cibo, affitto, bollette e altre cose. Sì, ho molte spese. Pago $800 per l'affitto, $200 per il cibo e $100 per le bollette ogni mese. In totale sono $1100 di spese. Quindi ti rimangono $900 dal tuo stipendio. Sì, cerco di risparmiare un po' di soldi ogni mese. Risparmio circa $300. È buono. Anche io cerco di risparmiare. Le mie spese sono di $1000 ogni mese. Pago $600 per l'affitto, $200 per il cibo e $200 per altre bollette. Wow, il tuo affitto è alto. Vivi in città? Sì, vivo nel centro città. È costoso qui, ma mi piace perché tutto è vicino. Io vivo in un piccolo appartamento fuori città. È più economico. Mi piace il mio quartiere tranquillo. È bello. Abbiamo entrambe situazioni abitative diverse, ma abbiamo spese comuni. A volte sento che le mie spese sono troppo alte. Voglio comprare vestiti nuovi e uscire con gli amici, ma devo stare attento con i miei soldi. Capisco. Anche io voglio comprare cose nuove, ma controllo sempre prima il mio budget. Uso un'app sul mio telefono per tenere traccia delle mie spese. Mi aiuta a vedere dove va il mio denaro. Lo faccio anche io. Scrivo le mie spese in un quaderno ogni settimana. Mi aiuta a pianificare meglio. Pianificare è molto importante. Pianifico il mio budget ogni mese. Scrivo il mio stipendio, le mie spese e i miei risparmi. È una buona abitudine. Io pianifico il mio budget alla fine di ogni mese. Controllo se ho speso troppo per cibo o intrattenimento. Sì, faccio lo stesso. Cerco di spendere meno per mangiare fuori e di più per cucinare a casa.
Cucinare a casa è più economico e salutare. Cerco anche di comprare generi alimentari semplici e di evitare ristoranti costosi. Esattamente. Mi piace fare la spesa in un mercato locale. I prezzi sono bassi e il cibo è fresco. Vado al supermercato nei giorni di sconto. Controllo sempre gli articoli in offerta. È intelligente, ogni piccolo risparmio aiuta. Risparmio anche un po' di soldi dal mio bonus. Metto il mio bonus in un conto di risparmio separato. È una buona idea. Faccio lo stesso con il mio bonus. Lo uso per risparmi d'emergenza o per una piccola vacanza. Sì, i bonus sono buoni per risparmi extra, ma pianifico sempre le mie spese regolari con il mio stipendio. Voglio essere sicura di avere abbastanza soldi per l'affitto, il cibo e le bollette prima di tutto. Sono d'accordo. Lo stipendio è la principale fonte di denaro. I bonus sono belli, ma non sono regolari. Mi sento più sicuro quando il mio stipendio copre tutte le mie esigenze di base. Anche io, a volte mi preoccupo se spendo troppo. Controllo sempre il mio budget per sentirmi calma. Pianificare il budget rende la vita più facile. Mi aiuta a pianificare per il futuro e a risparmiare per i miei obiettivi. Quali sono i tuoi obiettivi di risparmio? Voglio risparmiare per un'auto nuova e una piccola vacanza. Voglio anche avere un fondo di emergenza. È un buon piano. Voglio risparmiare per un nuovo laptop e magari per un viaggio in una nuova città. Risparmiare per un viaggio è emozionante. Ho in programma di visitare la spiaggia l'anno prossimo se riesco a risparmiare abbastanza. Suona meraviglioso. Sogno di visitare le montagne. Devo risparmiare soldi per il treno e un bel hotel. Sì, pianificare è fondamentale. Controllo i miei risparmi ogni mese per vedere se sono in linea con i miei obiettivi. Anche io. Mi sento felice quando vedo crescere i miei risparmi. Mi motiva a lavorare sodo e a spendere con saggezza. Spendere con saggezza è molto importante. A volte dico di no a cose costose perché voglio risparmiare di più. Anche io faccio così. Mi chiedo se ho davvero bisogno di qualcosa prima di comprarla. È una buona abitudine. Confronto sempre i prezzi e cerco sconti. Sì, fare shopping nei giorni di saldi è il mio preferito. Compro vestiti e generi alimentari a un prezzo inferiore. Anche a me piacciono le offerte. La settimana scorsa ho comprato una camicia al 50% di sconto. È stato un ottimo affare. Adoro trovare buone occasioni. Mi fa sentire astuta con i miei soldi. Il denaro è uno strumento. Quando lo usi saggiamente, puoi vivere una buona vita e raggiungere i tuoi obiettivi. Sono d'accordo. Lavoro sodo per il mio stipendio e voglio usarlo per migliorare la mia vita. Anch'io. Pianifico il mio lavoro e il mio budget in modo da poter godere della vita senza stress. Parlando di soldi, mi viene da pensare, e se un giorno il mio stipendio aumentasse? Sarebbe fantastico. Un aumento di stipendio significa più soldi per i risparmi e magari un appartamento migliore. Sì, se ricevo un aumento, ripianificherò il mio budget. Spenderò un po' di più per cibo di qualità e magari per un telefono nuovo. Anche io migliorerò la mia sistemazione se ricevo un aumento. Ma continuerò a seguire il mio piano di budget. È importante non spendere troppo anche se si guadagna di più. È vero, a volte le persone spendono di più quando guadagnano di più e si sentono ancora povere. Voglio evitare questo. Voglio vivere secondo le mie possibilità e risparmiare per il futuro. Esattamente.
Un buon budget ti aiuta a mantenere la calma e a pianificare i tuoi sogni. Mi sento fortunato che possiamo parlare di soldi e pianificazione. Molte persone non amano discutere di queste cose. Sì, non è un argomento comune, ma è molto importante. Imparo molto dalle nostre conversazioni. Anche io. Mi sento sempre più sicuro riguardo ai miei soldi quando parlo con te. Grazie, Tom. Mi piace che condividiamo le nostre idee e piani. Mi rende migliore nella gestione del mio denaro. Grazie Alice. Mi piacciono molto le nostre conversazioni. Mi aiutano a pensare al mio futuro e ai miei obiettivi. Prima di finire, puoi dirmi ancora una volta, qual è il tuo stipendio mensile e le tue spese? Certo. Il mio stipendio è di $1.800 al mese e le mie spese sono di $1.000 al mese. E quanto risparmi? Risparmio circa $800 ogni mese. È molto buono. Io risparmio $300 dal mio stipendio di $2000. Entrambi cerchiamo di risparmiare. È importante per il nostro futuro. Sì, risparmiare è la chiave per una vita sicura. Mi sento felice quando vedo crescere i miei risparmi. Anch'io. Voglio risparmiare di più e spendere meno per cose non necessarie. Sono d'accordo. Controllo sempre il mio budget prima di comprare qualcosa di nuovo. È una buona abitudine. Ti aiuta a evitare acquisti impulsivi. Sì, ho imparato a chiedermi, ne ho davvero bisogno? Prima di andare a fare shopping. Anche io faccio così. Mi fa riflettere e pianificare meglio. A volte aspetto un giorno prima di comprare un nuovo articolo. Mi aiuta a decidere se lo voglio davvero. È un'idea intelligente. Aspettare ti rende più sicuro delle tue scelte. Sento che parlare di soldi e pianificazione è molto utile. Rende la nostra vita più chiara e meno stressante. Sono d'accordo. Grazie per questa bella conversazione, Tom. Imparo sempre qualcosa di nuovo quando parliamo. Grazie Alice. Mi piacciono molto le nostre chiacchierate. Mi aiutano a pianificare la mia vita e il mio futuro. Spero che in futuro possiamo parlare di più riguardo a soldi e pianificazione. Sì, non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. È sempre un piacere condividere idee con te. Buona giornata, Tom. Ti auguro buona fortuna con il tuo budget e i tuoi risparmi. Grazie Alice. Ti auguro una giornata meravigliosa. Ti auguro il meglio per la tua pianificazione finanziaria. Arrivederci, Tom. Arrivederci Alice. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.